Ciao a tutti, ben ritornati su questo canale. Nell'episodio di oggi mi piacerebbe parlare di pensione. Ne vorrei parlare perché io sono abbastanza giovane ancora, infatti l'età per la pensione è ancora un miraggio bello lontano, però è giusto secondo me farsi dei conteggi per capire un po' quale sarà la situazione che dovremo passare. Quindi che tu abbia 16 anni o che ne abbia 85 non importa, secondo me è un servizio che lo Stato ci mette a disposizione per quanto possa piacere o meno, e quindi io reputo adeguato poterlo utilizzare. Tanto per iniziare è opportuno insomma, avere lo SPID, perché se non avete lo SPID inizia a essere un po' rognoso, perché bisogna ovviamente collegarsi al sito dell'INPS e da lì fare tutta la procedura che segue per poter effettuare insomma questa manovra. Comunque dai, senza dilungarsi tanto, vediamo un po' la procedura. Allora, per iniziare ovviamente sarebbe da andare sul sito dell'INPS, però secondo me sarebbe meglio cercare direttamente calcolo pensione INPS. Quindi ci ritroviamo direttamente ricerca per simulazione calcolo pensione INPS, che va bene, è lui. Andiamo a vedere, ci proporrà mille schede, io non so perché fa esattamente così, vabbè, o meglio, ci sono tutte le circolari che se uno vuole si può andare a leggere e magari neanche capire che cosa c'è scritto. Però il nostro scopo è quello di utilizzare la mia pensione futura, simulazione della propria pensione. Quindi si arriva, la mia pensione futura è il servizio che permette di simulare quale sarà presumibilmente la pensione al termine dell'attività lavorativa. Il calcolo si basa sulla normativa in vigore e su 3 elementi fondamentali: età, storia lavorativa, retribuzione e reddito. Ovviamente lui che cos'è che fa? Cioè, non è che ti può dire oggi quanto prenderai realmente di pensione fra 50 anni, perché sarebbe una stupidata, non te lo potrebbe dire, perché sono cose che non si sa fra 50 anni come sarà la situazione economica nel nostro paese, in Europa e nel mondo, perché adesso c'è un altro stato, altri stati che sono in guerra, però potrebbe essere che un domani, dato che noi italiani, o meglio la nostra zona, non è proprio novizia a queste tipologie di eventi, nulla toglie che potrebbe ricapitare anche da noi, e se fosse così reputo molto improbabile che in quel periodo tu possa ricevere la pensione. Quindi per fare proprio un estremismo totale, oppure potrebbe essere che arriverà la nuova era dell'oro per l'Italia e quando si andrà in pensione magari si prenderà anche molto di più di quello che viene proposto in questo momento. Però è giusto dire che questo qui è soltanto un prospetto da qui a X anni, che sicuramente non sarà veritiero, però ti darà una idea di base di come sarà la tua situazione economica quando insomma, si smetterà di lavorare. Quindi accediamo al servizio, va bene, è soltanto un'opzione, quindi così si accede con lo SPID. Quindi entra con SPID, in realtà c'è anche il PIN e queste altre due cose che non so che cosa siano. Io propongo lo SPID semplicemente perché ad oggi è il servizio migliore per poter utilizzare tutta la gamma di opzioni che permette di utilizzare lo Stato. Entro con lo SPID, ovviamente le mie credenziali adesso cercherò di nasconderle, ovviamente per ovvi motivi di sicurezza, e si entra, si aspetta l'OTP, che sarà il codice che arriverà per telefono, e si accede. Anche qui nasconderò tutto quanto perché presumo sia opportuno da nascondere. Benissimo, eccoci qua. Allora, il servizio a cui stai accedendo ti consentirà di simulare la decorrenza dell'importo della pensione che riceverai al termine della tua attività lavorativa. Quindi questa qui è tutta quanta si tratta di una simulazione, non ha alcun valore certificativo, perché come dicevo prima è impossibile fare un prospetto così,
Cioè, quindi quando sarà ora che si arriverà agli estremi della pensione, si andrà all'INPS e si farà fare esattamente il calcolo preciso e da lì si capirà esattamente quanto sarà l'importo della pensione. Va bene, quindi abbiamo capito che non è vero quello che viene detto, perlomeno è una simulazione, non è un calcolo ufficiale, ma è ufficioso. Il calcolo è basato sui dati presenti negli archivi INPS e quindi quelli futuri sono simulati pensando che tu farai la stessa cosa da qui fino alla pensione con l'aumento insomma, tramite l'inflazione, che già solo quello fa ridere perché si sa che non verrà rispettata. Quindi si va avanti, il servizio è attualmente disponibile per lavoratori che hanno contributi accreditati nel fondo pensione lavoratori dipendenti, va bene, autonomi, quindi artigiani, il fondo ferrovie dello Stato, nella gestione separata, gestione dirigenti di aziende industriali. Gestione dirigenti di aziende industriali non li conosco. È stata inoltre avviata la sperimentazione del servizio per alcuni lavoratori che hanno contributi accreditati presso la cassa pensione degli enti locali. Va bene, accettiamo questa cosa qui. Si prosegue e qui che cosa succede? Viene fuori contributi utili 784 settimane per la misura, 776 settimane per il diritto. Va bene, quindi questi qui saranno più o meno i lavori, cioè le settimane mie. Allora, contributi utili ai fini della pensione, contributi utili ne ho 515, fondo pensione lavoratori dipendenti contributivo. Ah sì, dopo poi che cosa succede? Siccome avevo anche la partita IVA, ho anche il discorso dell'artigianato e va bene. Montante, quindi questa qui è la mia situazione ad oggi, quindi quanto versato di contributi lavoratori dipendenti tipo 2002, ho fatto la stagione estiva, quindi sono quei lavorettini che fai quando hai 14 anni e i contributi che sono stati versati in quel periodo. 2006 mi sono diplomato e mi sono preso un'estate sabbatica, quindi per quello che è zero. E questa è una cosa molto importante secondo me che dovete verificare, anche perché se voi siete dei lavoratori non sapete se in realtà vi stanno versando i contributi, quindi fare un giro qui sul sito per vedere se i contributi sono stati versati, poi che siano corretti o meno già è una cosa più specifica, però il fatto di vedere che tutti gli anni 2005 ci sono, 2006 non c'è, ma so perché, 2007 ci sono, 2008 ci sono, nel 9 nel 10 ci sono, 2011 perché sono così pochi? Da indagare. 2011 avevo aperto no, sono andato in Australia, è vero, ho vissuto all'estero, quindi per quello. 2012 sono ritornato e ok. 2015 ho aperto la partita IVA, infatti ho gestione speciale artigiani più lavoratore dipendente, perché ho fatto un po'. 2016 solo artigiano, quindi lavoratore dipendente 0 e così via. Poi quando è stato nel 2000 e non mi ricordo, 2019 mi sembra, sì, 2020 ho ripreso anche il lavoro da dipendente e quindi da lì si sta spegnendo la situazione da artigiano e si sta riaccendendo quella da dipendente. 2021 lavoro dipendente, ho fatto 50.000 euro, bravo Giordano, molto bravo. 2022 è ancora in essere, ma sicuramente sarà molto meno dell'anno precedente, però cosa si fa? E quindi qua c'è il totale di quello che si è versato, quindi se volete stare male potete vedere che io a 35 anni ho versato già 80, cioè versato nel senso come dipendente di contributi ho versato 80.000 euro e 427,99 più 26.000 172,25 da artigiano, quindi sono già a un 106.599 e spicci che mi fanno fare il decimale più alto.
quindi ho già versato 106.000 euro. Bene. E allora che cosa succede? Qui c'ho l'estratto conto, quindi tutti i posti dove ho lavorato. Andiamo a fare la simulazione. Prosegui con la simulazione. Sta cosa qui poi vedete, ve la potete anche stampare, così se dovete chiedere chiarimenti su qualcosa è molto importante. E eccoci qua. Allora, intanto, si riesce a vedere? Sì. La mia situazione. La mia situazione pensionistica, per ora, pensione di vecchiaia e pensione anticipata, intanto. Queste qui sono le due differenziazioni. Io in pensione, considerando che io sono dell'87, aprile 87, io andrò in pensione adesso a marzo del 57, quindi a 69 anni e 11 mesi. Bene. Potrei andare in pensione, se no, 4 anni prima, anzi 4 anni e un mese prima, però la differenza di pensione, questo qui è l'importo pensione mensile lordo, quindi non sarà la mia pensione completa, sarà il lordo che poi verrà scremato, eccetera. Comunque siamo a 4.613 euro ora come previsione. Se va in pensione prima 3.452. Ora da qui già si può capire che passare da 3.452 a 4.613 in 4 anni, beh, insomma, io faccio i 4 anni in più. O sì che li faccio, o piuttosto, guarda, magari sto senza lavorare, non so, se poi riesco effettivamente ad avere i soldi da parte, come sto pensando di fare, come vi ho già fatto vedere nel video, in cui penso, cioè, lo scopo è quello di vivere di rendita, però uno stipendio per volta, io aspetto, cioè io non vado in pensione prima, io aspetto di arrivare qui in fondo. Ultima retribuzione lorde, qui si stima che sia di 6.510 euro. Presumo che l'ultimo stipendio mensile prima della pensione, quindi loro che cosa fanno? Fanno un calcolo e dice tu oggi prendi tot, vuol dire che con gli incrementi che ci saranno da qui a tot anni, che da un punto di vista previsionale saranno di una percentuale X, tu arriverai in pensione all'ultimo stipendio, che poi lo scrivono qua sotto, futuro secondo l'andamento percentuale di crescita standard dell'1,5% o modificato dall'utente. Quindi loro contemplano l'1,5% perché io non ho aumentato niente, non ho cambiato nulla, e quindi loro dicono presumibilmente il tuo ultimo stipendio sarà di 6.510 euro, quindi con l'inflazione, con tutte le varie menate, e va bene. Quindi sembra tanto ad oggi, non sembrerà tantissimo nel 57 probabilmente. Infatti qui che cosa succede? Che nel 53 loro prevedono che il mio ultimo stipendio sarà di 6.134 euro anziché 6.510. Poi è vero o non è vero? Non lo so, ovviamente. Dato che i dati fanno capire che gli stipendi italiani fanno molta fatica a salire, forse non è vero. Probabilmente prenderò meno e quindi la mia pensione sarà più bassa di quella che viene scritto qui. Però intanto serve per darmi un'idea. Quindi mi dice anche un'altra cosa interessante, il tasso di sostituzione lordo, quindi lui dice l'ultima busta paga rispetto alla pensione sarà del 70%, quindi la mia pensione sarà il 70% del mio stipendio, dell'ultimo stipendio che ho preso, e se va in pensione anticipata sarà il 56% dell'ultimo stipendio, quindi bisogna fare molto bene i propri conti per stabilire se andare in pensione prima, perché uno può anche dire io con quello che prendo campo benissimo, non me ne frega niente di lavorare altri 4 anni in più perché tanto con quello che ho non me ne frega assolutamente niente, preferisco farmi 4 anni gustandomi la vita, e lì hai una previsione che puoi fare. Quindi non è che deve essere per forza una questione di soldi dove devi guadagnare per forza di più, devi stare più tempo possibile, perché tu puoi anche continuare a lavorare quando sei già arrivato all'età della pensione, continui a versare i contributi, quindi prenderai una pensione ancora più alta. Si può fare anche quello, perché tu dici da parte non ho niente, se vado in pensione prendo quello, se per caso mi saltano un mese sono nella merda, allora puoi anche dire vabbè, io continuo a lavorare, prendo la pensione, continuo a versare i contributi, ho una retribuzione più alta, pagherò più contributi perché ovviamente l'imponibile diventerà più alto e basta, insomma, e lì si fanno le proprie scelte. Vediamo un po' il dettaglio, cosa mi propone.
Anticipate vecchiaia, ok, mi fa sta cosa qui. Allora, qui mi dice 2309 settimane, quindi già su queste qui sono quelle cifre che ti fa morire, perché dici, tu sai già che per 2309 settimane le hai passate nel luogo di lavoro. Qui non è contemplato i giorni della settimana, qui sono contemplate le settimane lavorative, quindi le 8 ore. Insomma, quindi 8 ore sono un giorno, se non dico una fregnazza, e quindi le 40 ore sono una settimana. Quindi tu dovresti fare 2300, io dovrei fare 2309 settimane per 40 ore, e lì mi viene fuori quante ore ho lavorato per poter fare 1.028.000 euro di contributi, perché anche questo è un dato importante. Io verserò nel complesso 1.028.000 euro per avere un lordo di 4.409 euro di pensione. Qua sotto invece abbiamo che io finora ho fatto 269 settimane come artigiano, versando 37.994 euro, e la mia pensione sarà di 164 euro per il fatto che ho fatto l'artigiano, quindi si andrà a sommare a quella che ho fatto, insomma, come dipendente. A questo punto mi verrebbe anche da pensare, ma se io quindi avessi un'attività parallela, no? Quindi faccio il dipendente e riesco a fare una piccola attività, no? Che mi occupa il tempo, diciamo la mezza giornata, o insomma il weekend, insomma quelle cose un po' così, insomma non nulla di particolari, che comunque mi fanno versare un po' di contributi, perché a questo punto dopo anche sull'INPS diventa una cosa un po' diversa. Chissà cosa avrebbe fuori alla fine come pensione, perché io da come ho capito l'INPS la versi soltanto su quale dei due, cioè se tu sei un dipendente e hai anche la partita IVA, chi dei due ti fa versare più contributi, quello lì è dove fai il conteggio per pagare l'INPS, perché se l'INPS la paghi come partita IVA sai che sono quei 3.900 erotti euro, 4.000 euro all'anno fissi, o meglio che si incrementano di anno in anno, però insomma sono quelli, mentre invece come dipendente mi sa che poi l'aliquota è anche più alta. Comunque, ad ogni modo, qua sotto il montante mi fa vedere presumibilmente nei prossimi anni come sarà la situazione. Infatti che mi mette 1.028.000 euro più 37.000, quindi sarà 1.050, circa 1.060.000 euro, di 1.061.000 euro di contributi versati per poter avere la pensione, che tutto sommato, che dire, 1 milione di euro per 4.000 euro al mese, come investire 1 milione di euro e avere 4.000 euro al mese di ritorno, che sono 1 milione, aspetta, sono 4.600 euro al mese, considerando le 12 mensilità, cosa sono? 46.000 più 50 e rotte mila euro all'anno. 50 e rotte mila euro all'anno fa schifo? No, ad oggi no, non farebbero schifo. E quindi cosa sarebbe? 50.000 euro all'anno, un 5%, tipo mi darebbe un rendimento del 5% all'anno, questo 1 milione, e va bene. E quindi lo mettiamo magari negli investimenti che stiamo in realtà facendo, che però non consideriamo mai, perché comunque quella è una cosa che tu investi oggi per un futuro, e però non lo si contempla mai come investimento vero e proprio. Ad ogni modo, forse è bene prenderlo sott'occhio per avere un'idea di quanto sto investendo adesso, quanto potrei avere, quanto avrò, e aggiungendoci anche il fatto della pensione, che però in realtà ti va a sostituire il fatto dello stipendio, quindi anche lì, se tu smetti di lavorare, che campi con quello, in più dopo ti arriva anche la pensione, è un conto, per te è un valore aggiunto che tu hai versato prima e ti stai ritrovando poi. Se tu invece lavori che hai bisogno per pagare tutte le tue cose, perché magari hai avuto una vita un po' con delle difficoltà e devi versare i contributi, e in più devi anche investire, insomma cerchi di creare tutta una situazione anche lavorando, insomma per te diventa un abbassamento di quello che prenderai poi, è normale. Comunque questa qui è un po' la situazione.
con questa cosa del fondo pensione. Vorrei farvi vedere anche un ultimo aspetto che secondo me è molto importante, perché se noi siamo ritornati dopo il controllo del calcolo, simula col riscatto di laurea. Io non ho fatto la laurea, però è una cosa che posso fare. Cioè, se io metto come lavoratore dipendente a una discrezione, io mi sono diplomato nel 2006, quindi insomma, metto l'iscrizione nel 2006. Durata legale del corso di studio, diciamo che ho fatto una triennale e sono anche un po' fuori corso, quindi metto 4 anni, mi mette nel 2006, 2007, 2008, non so perché me ne mette 5. Ah beh sì, perché il 2006 va dall'11 al 12 e chiaramente c'è anche l'anno successivo. Va bene, i periodi ci piacciono e va bene. Metodo agevolato o percentuale? Non lo so cos'è, vediamo così. Vediamo cosa ci propone. Allora, 4.000, allora, pensione di vecchiaia con riscatto laurea. 4.677, mi sembra esattamente simile a quello di prima. È disponibile la sezione nella quale poter confrontare le simulazioni finora effettuate. Cioè, quindi mi diventa, con la vecchiaia normale, 4.613. Vecchiaia con riscatto di laurea 4.677. Insomma, adesso non so che senza senza sta cosa quale sarebbe stata la differenza, però insomma non noto un piacevole, una differenza così forte. Anticipata è più bassa, anticipata è un centeuro più bassa. Qui dovete guardare sicuramente meglio la situazione, quindi chiamare l'INPS e chiedergli esattamente cosa si dovrà fare in un contesto di questo tipo. Però insomma, cosa che è una delle altre caratteristiche. Come si è messi? Dio. Va bene. Comunque dai, questa qui è un po' la situazione su come guardare la propria situazione pensionistica. Intanto, in primo luogo, è fondamentale che voi facciate un salto sul sito dell'INPS per vedere se i contributi vi vengono versati, perché se non vi vengono versati o avete avuto il vizietto di lavorare in nero, vi ritroverete in una situazione sicuramente che inizia a essere brutta. Per quanto mi riguarda, già la pensione è uno di quei tabù, quasi sta diventando un po' un tabù, perché è col fatto che la natalità è molto bassa, il livello dei pensionati sta aumentando tanto, sarà sempre più difficile col discorso pensionistico. Questo è un aspetto. In più, se voi non avete neanche fatto dei lavori che vi permettono di mettere da parte questi soldi perché avete accettato delle condizioni di lavoro in nero, di lavoro sottopagati e tutte ste menate, in più magari sottopagati senza i contributi versati, cioè diventa un disastro. Quindi dovete essere accorti su quello che state facendo, dovete essere accorti e controllare questi aspetti. Poi se avete dei dubbi dovete chiamare l'INPS e fare un appuntamento per capire bene la vostra situazione e da lì poi eventualmente muovervi di conseguenza. Comunque questa qui è un po' la situazione, perlomeno che avrò io, se adesso rimane tutto quanto così. Non so se la vostra sarà migliore o peggiore, ovviamente se è meglio è meglio, se è peggio cercate di capire perché è peggio e magari migliorarla. Per il resto ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti e buona pensione.